a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa sciarpa ad uncinetto che unisce la lavorazione a quadrati alla lavorazione a righe. È un progetto che va bene anche per principianti e che serve per dare sfogo alla nostra fantasia nei colori e nei tipi di lavorazione, alternando i quadrati e le righe e i colori come preferiamo. Inoltre è un progetto di riciclo perché se fate come ho fatto io ho usato resti di filo che avevo di altri lavori. Voi potete usare il filato che volete, l'importante è che i vari filati che usate abbiano più o meno lo stesso spessore. La mia sciarpa ha un'altezza di circa 22-23 cm e una lunghezza di circa 180 cm. Ma ovviamente voi potete fare la sciarpa grande quanto volete. La mia sciarpa pesa circa 175 grammi e per quanto riguarda i materiali, se volete usare gli stessi materiali che ho usato io, ve li lascio elencati nella descrizione del video. Per fare la mia sciarpa io ho usato un uncinetto da 4,5 mm perché era giusto con il filato che ho scelto. Voi usate l'uncinetto giusto per il vostro filato. Questa sciarpa è nata grazie alla richiesta di alcune di voi che mi avevano chiesto di fare la sciarpa di Miu Miu. Raramente rifaccio progetti uguali ad altri, però questo mi ha dato l'idea per fare questa sciarpa. E con questo tutorial, se volete, potete fare anche quella sciarpa, perché se volete potete, anziché usare questa mattonella, usare le mattonelle Granny classiche e anziché fare la lavorazione a righe in questo senso, nel senso dell'altezza, potete farlo nel senso della lunghezza. Usate i colori che hanno usato loro e il risultato sarà quella sciarpa. Se questo progetto vi piace, non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Se volete usare questi quadrati che ho usato io, il tutorial ve l'ho fatto anni fa, andate a vedere quel tutorial che vi lascio nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Lì vi mostro come fare il primo quadrato e come agganciare il secondo quadrato al primo. Fatto questo, tornate a questo tutorial in cui vi mostro tutto il resto, come unire insieme tutti i quadrati, come fare il bordo intorno e la lavorazione a righe. Una volta fatti i primi due quadrati e uniti insieme, vediamo come unire le altre mattonelle. Come abbiamo visto per le prime due, lavoriamo una parte dell'ultimo giro e uniamo i lati di due mattonelle vicine. Adesso vediamo insieme come unire l'angolo quando abbiamo già due mattonelle unite, vogliamo unire la terza. E poi vi mostro come unire l'angolo anche quando uniamo la quarta mattonella. Per unire le mattonelle sull'angolo, come sempre, usiamo il punto centrale dell'angolo. Qui abbiamo un archetto di 3 catenelle, quindi ne lavoriamo una e usiamo la seconda per unire. E quando uniamo i quadrati tra loro, i rovesci del lavoro si guardano sempre. Uniamo entrando nel punto che abbiamo lavorato per unire queste due mattonelle, prendendo sempre due fili. Lavoriamo un punto bassissimo che conta come seconda catenella e poi la terza catenella. Completiamo l'angolo e tutto il giro. E questo è il risultato. E adesso vediamo come unire anche la quarta mattonella. Quando dobbiamo unire il quarto quadrato, dobbiamo unirlo su due lati, questo e questo. Quindi intanto uniamo questo lato e poi vediamo come lavorare il punto qui quando uniamo la quarta mattonella. E quando dobbiamo unire la quarta mattonella nell'angolo, entriamo nel punto della mattonella opposta, qui.
e qui lavoriamo il punto bassissimo, l'altra catenella, completiamo l'angolo e uniamo anche l'altro lato. E questo è il risultato che otteniamo nell'angolo. Proseguiamo il lavoro, uniamo anche questo lato e completiamo il giro. Una volta unite tutte le mattonelle che ci servono, lavoriamo un giro di punti alti tutto intorno. Prepariamo un nodino iniziale e iniziamo da un angolo e qui lavoriamo un punto alto allungato, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, porto fuori il filo, chiudo un filo e poi a 2 a 2. E questo è un punto alto allungato. Ne lavoriamo un altro e poi lavoriamo un punto alto. E passiamo al prossimo archetto e vediamo come lavorare il lato di ogni mattonella. Nel prossimo archetto lavoriamo 4 punti alti. Poi lavoriamo un punto alto nel punto bassissimo, quattro punti alti nel prossimo archetto, un punto alto nel punto bassissimo, quattro punti alti nel prossimo archetto, e nell'archetto d'angolo lavoriamo un punto alto e 2 punti alti allungati. Uno, due. E un punto alto allungato lo lavoriamo tra un quadrato e l'altro. E questa è la ripetizione che ripetiamo per ogni quadrato. Nell'archetto d'angolo lavoriamo 2 punti alti allungati e un punto alto. Poi lavoriamo 4 punti alti nell'archetto, un punto alto nel punto bassissimo, 4 punti alti nell'archetto, un punto alto nel punto bassissimo, 4 punti alti nell'archetto e nell'archetto d'angolo lavoriamo un punto alto e 2 punti alti allungati. E poi lavoriamo sempre un punto alto allungato tra un quadrato e l'altro. E nell'angolo tra una tripletta e l'altra lavoriamo 3 catenelle. E ricominciamo a lavorare la sequenza che abbiamo imparato. E ripetendo la sequenza che abbiamo imparato, lavoriamo tutto il contorno e quando possibile nascondiamo le codine di filo attraverso i punti. E alla fine completiamo il giro lavorando anche l'ultimo archetto di 3 catenelle. Un punto bassissimo nel primo punto, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Iniziamo la riga 1 del punto lavorando sul rovescio del lavoro e iniziamo la riga
dalla catenella centrale dell'archetto d'angolo. E qui lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella ed ora lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, uno nel primo punto, poi saltiamo 3 punti, la catenella e 2 punti, e lavorando tra un punto e l'altro iniziamo l'altro punto alto e chiudiamo insieme. 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, uno nello stesso punto, saltiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, e lavorando tra un punto e l'altro iniziamo un altro punto alto, filo sull'uncinetto e chiudiamo insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, uno lavorando nel punto in cui abbiamo appena lavorato e l'altro saltando 4 punti, 1, 2, 3, 4, e lavorando sempre tra un punto e l'altro. E ripetendo in questo modo lavoriamo tutta la riga 1 del punto. Alla fine lavoriamo l'ultimo punto nella catenella centrale dell'archetto d'angolo, chiudiamo insieme, lavoriamo una catenella e un punto alto nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Nel primo punto lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella, o come preferite. Un punto alto nell'archetto, 4 punti alti nel prossimo archetto, e questo è quello che lavoriamo per tutta la riga. In ogni archetto di 3 catenelle lavoriamo 4 punti alti. Concludiamo la riga lavorando un punto alto nell'archetto di una catenella e un punto alto nell'ultimo punto alto. E giriamo il lavoro. Nella riga 3 lavoriamo 2 catenelle e un punto alto tra il secondo e il terzo punto della riga, e questo punto alto è il primo punto della riga, e se volete qui potete mettere un marker. 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, e i 2 punti alti chiusi assieme li lavoriamo sempre prima e dopo i 4 punti alti che abbiamo lavorato nello stesso archetto nella riga precedente. Prima e dopo, e chiudiamo insieme. 3 catenelle e ripetiamo 2 punti alti chiusi assieme, uno prima dei 4 punti e uno dopo, e chiudiamo. 3 catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. 3 catenelle e alla fine lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, uno
dove abbiamo già lavorato e uno nell'ultimo punto della riga e chiudiamo insieme. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 4 del punto. Nella riga 4 lavoriamo un punto alto nel primo punto, che sostituiamo con un punto basso e una catenella, 3 punti alti in questo primo archetto, e poi lavoriamo 4 punti alti in ogni archetto fino a prima dell'ultimo archetto della riga. Nell'ultimo archetto della riga lavoriamo 3 punti alti e un punto alto lo lavoriamo nell'ultimo punto alto della riga. E queste sono le 4 righe che ripetiamo. Dopo la riga 4 ricominciamo dalla riga 1, quindi vediamo come lavorare la riga 1 del punto sulla riga 4. Iniziamo con un punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella e 2 punti alti chiusi assieme, uno nel primo punto e uno dopo questo gruppo di 3 punti alti. 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, uno prima e uno dopo il gruppo di 4 punti alti. Tre catenelle e andiamo avanti così per tutta la riga. E alla fine lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, uno nel punto in cui abbiamo già lavorato, uno nell'ultimo punto della riga, una catenella e un punto alto nell'ultimo punto. E andiamo avanti a ripetere queste 4 righe per tutta la lunghezza che vogliamo, cambiando colore tutte le volte che vogliamo. Quando vogliamo cambiare colore, alla fine della riga facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo, giriamo il lavoro e iniziamo la prossima riga con il nuovo colore. Se come me usate filati diversi tra loro, che non hanno esattamente lo stesso spessore, come per esempio questo che è un po' più grosso di questo, lavorando i fili un po' più grossi, cercate di avere una lavorazione un po' più stretta. E in questo modo cambiamo colore tutte le volte che vogliamo. Un'altra cosa che dobbiamo vedere insieme è come unire il lavoro a righe a un'altra striscia di mattonelle. Io sono andata avanti, ho lavorato tutta questa parte ripetendo le 4 righe che abbiamo visto, cambiando colore ogni tanto, ed ora vediamo appunto come agganciare un'altra striscia di mattonelle al lavoro a righe. Lo facciamo lavorando la riga 3 del punto. Nella riga 3 siamo sul rovescio del lavoro. Il punto non ha rovescio, ma le mattonelle sì. Quindi dobbiamo ricordarci, quando appaiamo il lavoro a righe alla striscia di mattonelle, di mettere le mattonelle sul rovescio. Abbiamo lavorato la riga 2 del punto e al posto della riga 3 lavoriamo questa riga che vi mostro. 2 catenelle, prendiamo le mattonelle che sono sul rovescio e sulla catenella centrale dell'angolo lavoriamo un punto basso,
2 catenelle e tra il secondo e il terzo punto lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, saltiamo 3 punti che sono la catenella e 2 punti e tra un punto e l'altro un punto basso, 2 catenelle, saltiamo 4 punti che è il nostro gruppo di 4 punti e lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, anche qui saltiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e tra i punti lavoriamo un punto basso e andiamo avanti così per tutta la riga. Due catenelle, un punto basso nella catenella centrale dell'archetto d'angolo, 2 catenelle, un punto basso nell'ultimo punto della riga, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato. Quindi lavorate tutto il lavoro a righe che volete, unite altre strisce di mattonelle e poi riprendete a lavorare a righe, alternando righe e mattonelle come preferite. Una volta lavorata tutta la sciarpa, se vogliamo possiamo lavorare un contorno intorno, lavoriamo un punto basso, una catenella, saltiamo un punto e ripetiamo un punto basso, una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo così per tutta la riga e sull'angolo possiamo lavorare un punto basso, una catenella e un punto basso e sul lato dove lavoriamo in testa alle righe lavoriamo sempre una catenella e un punto basso sul corpo del punto alto, una catenella e passiamo alla prossima riga e così via, una catenella e un punto basso sul successivo punto alto. E andiamo avanti a lavorare in questo modo tutto il contorno e quando arriviamo al contorno che abbiamo fatto intorno ai quadrati lavoriamo come abbiamo lavorato qui, un punto basso in un punto, una catenella, salto un punto e in questo modo lavoriamo tutto il contorno. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto basso del giro e rientrando al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. E alla fine con pazienza nascondiamo tutti i fili con un ago attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Ovviamente questo è un progetto che dà sfogo alla fantasia, quindi come abbinare righe, colori e mattonelle lo decidete voi. Io
ho una parte in cui ho lavorato una striscia da 6x2 di mattonelle, poi ho fatto tutta una parte a righe di vari colori, poi ancora mattonelle, un 3x2 e poi ancora righe. Ma il bello di questa sciarpa è comporla come preferiamo. E la sciarpa è pronta e vi devo dire che mi piace tantissimo, sono super soddisfatta, mi piace che sia così desigual in tutti i sensi, sia su come ho composto la sciarpa e sia sul fatto che non è proprio precisamente tutta della stessa larghezza, perché non essendo i filati identici ovviamente un po' di differenza c'è. Fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto, se lo rifarete, e se lo rifate non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!